Sono appena usciti i nuovi firmware beta per FM9 ed FM3. Andiamo subito a scoprire cosa c'è di nuovo. E allora, quindi, firmware versione 9 per FM3 e versione 8 per FM9 che introducono tutte le novità degli ultimi firmware usciti per l'AXFX recentemente. E come spesso accade, una delle novità più importanti riguarda il blocco AMP, dove sono stati aggiornati gli algoritmi riguardanti il cutoff follower e la phase inverter. E quindi già questo ci fa capire che probabilmente i maggiori cambiamenti li sentiremo in amplificatori che generano la loro distorsione attraverso il finale. E sempre nel blocco AMP sono anche stati corretti alcuni errori che erano presenti in alcuni amplificatori, come le plexi oppure alcuni valori sbagliati nei parametri avanzati anche di altri amplificatori. Ho preparato un confronto diretto per vedere se sentiamo le differenze tra i due firmware. Andiamo subito a sentirlo. Un'altra bella novità è l'aggiunta di due Dynacab, ovvero una 2x12 e una 4x12, entrambe basate sulle VH5150 Stealth. Andiamo a sentire come suonano anche queste. Ovviamente come amp andiamo ad usare il 5150, visto che è appunto l'amplificatore che si accoppia alla perfezione con queste casse, e quindi andiamo a sentire intanto come suona la 2x12.
Andiamo a sentire anche la 4x12. Questa ha decisamente più bassa rispetto alla 2x12 e forse delle medie anche un po' meno a fuoco. Andiamo a vedere che succede muovendo un po' il microfono. Vediamo che succede miscelandole entrambe. Beh, devo dire che per suoni metal basati sul 5150 appunto queste due casse sono veramente ottime. Soprattutto mi è piaciuta di più la 2x12 proprio perché preferisco in genere suoni con i medi un po' più a fuoco, però devo dire che anche miscelandole escono fuori degli ottimi risultati. Un'altra novità riguarda il miglioramento dei tremolo ottici, che erano stati aggiornati anche nel firmware precedente, però avevano qualche problemino di volume. Adesso questo è stato risolto, è stato ulteriormente migliorato l'algoritmo e inoltre adesso in base alla tipologia ci sono alcuni di questi parametri che si settano automaticamente quando selezioniamo il modello ad un valore appropriato. Andiamo a sentire anche come suonano questi. Sentite che non abbiamo più alcuna perdita di volume quando accendiamo l'effetto.
E infine, oltre a questo, poi troviamo vari fix di bug e difetti che avevamo nei firmware precedenti. Ad esempio sono stati risolti i click e i pop che avvenivano quando si andava a modificare alcuni parametri mentre stiamo suonando. In più sull'FM3 sono stati anche corretti alcuni bug che erano rimasti nel firmware precedente, ad esempio il kill dry che non funzionava bene sull'FM3 appunto. E insomma, se volete vederli nel dettaglio, ovviamente andate a vedere le release notes. Vi lascio il link di entrambi i firmware qui in descrizione, quindi potete benissimo consultarli. Con questo penso sia tutto, fatemi sapere nei commenti se avete sentito le differenze tra gli algoritmi nuovi e quelli vecchi. Se questo video vi è stato utile lasciate un like ed iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Se volete unitevi pure al gruppo Telegram e adesso abbiamo anche il server Discord dove trovate anche un forum in cui discutere di Fractal ma anche tanti altri argomenti relativi alla chitarra elettrica e al mondo della musica in generale. Vi ricordo anche che visto che si avvicinano i 1000 iscritti ci sarà un piccolo regalo per uno di voi. Se volete partecipare e avere la possibilità di ricevere questo regalo trovate tutte le info nel gruppo Telegram e su Discord. E niente, detto questo vi do appuntamento al prossimo video. Ci vediamo presto, ciao!